Allora Paolina, oggi guardiamo le frasi scis... Mamma mia, ma cosa hai fatto? Che, che c'è? Ma è pancia quella o hai un cuscino sotto la maglietta? Eh, No, hai messo su peso, durante le vacanze. No, Paolino, così non va bene. Bisogna mettersi a dieta, non puoi avere quella pancia così giovane. E poi cosa fai? Se continui così, ingrassi ancora di più, non riesci a fare le scale per venire a lezione in questa classe, non entri neanche nell'ascensore, perdi le lezioni e ti boccio. E poi come la mettiamo? Va bene, mi metterò a dieta, ma mangio un sacco di frutta durante il giorno. Ma anche quella fa ingrassare. Verdura e legumi e poco pane, mi raccomando. Ti vedo sempre mangiare quel panino con la mortadella per merenda. Ma il panino è buono. È buono il panino? Ma vuoi mettere un buon insalatone o un piatto di verdure grigliate con una mozzarella di bufala? Dai, su. Da domani ti impegni e inizi una dieta fatta bene, eh? Ferrea. E mi raccomando, metti nero su bianco tutto quello che mangi ogni giorno. Va bene, ce la metterò tutta. Bravo, anche perché metti che incontri una ragazza che ti piace, cosa fai? Non puoi presentarti tutto ciccia e brufoli. Bene, Paolino è tornato alla grande. E anche questa volta il professore non è stato proprio gentilissimo con lui. Avrai notato delle espressioni evidenziate nel dialogo e avrai notato che tutte queste espressioni includevano un verbo, il verbo mettere, che è veramente tanto tanto usato in italiano. Vediamo insieme quindi alcune espressioni molto comuni che includono il verbo mettere e che ti aiuteranno a parlare italiano in modo sempre più autentico e naturale. E anche per questo video ho preparato un documento PDF con il dialogo, con le espressioni nuove spiegate, ma riceverai anche direttamente e gratuitamente nella tua casella di posta, insieme al PDF, anche un esercizio esclusivo per te. Clicca sul link che trovi qui sotto per ricevere tutto in pochi minuti e gratuitamente. Ma andiamo ad analizzare insieme queste espressioni italiane con il verbo mettere. La prima è semplicissima. Il professore dice: Ah, Paolino, hai messo su peso durante le vacanze, eh? Chiaro, no? Abbiamo l'espressione mettere su peso, che significa proprio ingrassare. Potremmo dire anche mettere su pancia, perché quando metti su peso cresce anche la pancia. Vediamo un altro esempio. Durante la nostra vacanza a Malta abbiamo messo su molto peso. Potremmo dire anche abbiamo messo su molti chili. Mettere su peso, mettere su pancia, mettere su 10 kg. Da domani dieta ferrea, Per tutti. Seconda espressione. Paolino, bisogna mettersi a dieta. Sì. Anche questo è chiaro, no? Mettersi a dieta significa iniziare una dieta alimentare, quindi iniziare a mangiare correttamente, magari andando da un nutrizionista. Da lunedì mi metto a dieta, Lo dico da 20 anni e non ci sono mai riuscito. Ed è vero. Mettersi a dieta, iniziare una dieta. Terza espressione, iniziamo qualcosa di un po' più difficile e meno intuitivo. Il professore minaccia Paolino e dice: se continui così, ingrasserai sempre di più, non riuscirai più a venire in classe, perderai le lezioni e ti boccerò. Ah, come la mettiamo? Che cosa significa questa domanda? E adesso come la mettiamo? È un'espressione molto molto usata in italiano, che significa come risolviamo questa situazione? E adesso come la mettiamo?
Che cosa facciamo per risolverla? Mm, Ti boccio, non vieni più a lezione, quindi come la mettiamo? Hai mangiato tutti i biscotti e non ne ho più per fare il tiramisù. E adesso come la mettiamo? Questa espressione può essere anche seguita da qualcosa di specifico, da una situazione più specifica. Per esempio, abbiamo prenotato tutti gli alberghi per la nostra vacanza, ma con i trasporti come la mettiamo? Ci saranno degli autobus per andare in giro? Come la mettiamo con i trasporti? Come facciamo con i trasporti? Come ci organizziamo con i trasporti? È comunque qualcosa da organizzare, da risolvere, da comprendere. Come la mettiamo? Quindi questa espressione non è necessariamente accompagnata da un tono minaccioso e perentorio. E come la mettiamo adesso? Può essere anche una domanda semplice. Come la mettiamo con i trasporti? Come la mettiamo con tutte queste cose da portare nella casa nuova? Troviamo una soluzione. Altra frase col verbo mettere. Paolino mangia sempre questo panino con la mortadella e dice: Ma il panino è buono. E il professore dice: È buono? Ma vuoi mettere un buon insalatone o un piatto di verdure con la mozzarella di bufala? Vuoi mettere? Cosa significa in questo caso? Vuoi mettere come domanda? Significa non c'è paragone. Non c'è il panino, ma vuoi mettere un insalatone? Non c'è paragone, è molto più buono l'insalatone. Quindi vuoi mettere è seguito poi anche dall'elemento che vince il paragone, no? Vuoi mettere un insalatone? È molto più buono. Ma vuoi mettere può essere usato anche come una domanda isolata, sempre con lo stesso significato, non c'è paragone. Ma secondo te questa sera vince la Juve o il Milan? Ma vince la Juve, vuoi mettere? Significa non c'è paragone. L'insalatone è molto più salutare del panino, vuoi mettere? Non c'è paragone. Prossima espressione. Paolino, mi raccomando, metti nero su bianco quello che mangi ogni giorno. Metti nero su bianco. E mettere nero su bianco significa scrivere, mettere per iscritto. Nero, l'inchiostro, su bianco, il foglio. Metti nero su bianco quello che mangi. Mettiamo nero su bianco le cose da fare e le spuntiamo mano a mano che le facciamo. E Paolino dice: Va bene, ce la metterò tutta. Ce la metterò tutta. E questo è un verbo pronominale. Mettercela tutta. E abbiamo il verbo mettere e due pronomi, ci e la, che significa impegnarsi molto, impegnarsi al massimo. Ce la metterò tutta. Come vedi abbiamo il pronome ci che diventa ce perché è seguito da un altro pronome che è la e poi il verbo mettere coniugato nel tempo di riferimento e questo è il futuro. Ce la metterò tutta, mettercela tutta. Attenzione perché come per tutti i verbi pronominali che includono il pronome la, come cavarsela, smetterla e così via, nei tempi composti, come il passato prossimo, il participio passato è femminile. Quindi Paolino è dimagrito, ce l'ha messa tutta. Abbiamo di nuovo i due pronomi, prima, ma il verbo mettere è al passato prossimo, ha messa, e il participio è al femminile. Perché è mettercela tutta, e questo là potrebbe indicare la volontà, la forza di volontà. Ce l'ha messa tutta. E infine il professore usa il verbo mettere in un altro modo, importantissimo e supernaturale in italiano. Gli dice: Paolino, bene,
Perché metti che incontri una ragazza che ti piace. Non puoi presentarti tutto ciccia ai brufoli, ciccio e con i brufoli. Metti che incontri una ragazza che ti piace. Che cosa significa metti che? Anzi, l'infinito, mettere che. Che cosa significa? Significa ipotizzare che, immaginare che. Il professore sta dicendo, Paolino, immagina o ipotizza che incontri una ragazza che ti piace. Non puoi presentarti così. Memorizza questo uso di mettere, Mettere che. Altro esempio. Mettiamo che Alberto non venga, chi farà il discorso al matrimonio? Ipotizziamo che non venga. E come vedi è generalmente seguito dal congiuntivo, venga, perché è un'ipotesi, è una cosa incerta. E metti che piova? Come ci passiamo le giornate in montagna? Mettere che. Bene, abbiamo visto quindi questa nuova scenetta tra Paolino e il professore, ma soprattutto abbiamo visto alcune espressioni super naturali che includono il verbo mettere. Ti ricordo che puoi scaricare il PDF gratuito e ricevere un esercizio esclusivo per te attraverso il link che trovi qui sotto. E se questa tipologia di video ti piace, ne ho fatti altri. Trovi altri video qui in cui ti spiego alcune espressioni naturali e molto comuni in italiano e sempre inserite in contesto, perché questo ti aiuterà ad acquisirle in modo naturale e più semplice, no? Il mio obiettivo è proprio aiutarti ad imparare l'italiano in modo semplice e veloce. Ti ringrazio come sempre per la tua compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!